Allora ragazzi, io non ho parlato fino ad ora perché ovviamente la vicenda non riguardava me e non riguarda tuttora me. Mia moglie è una donna indipendente e io non voglio sovradeterminare nessuno. E in più lei stessa ha dichiarato che impugnerà questa cosa e, e quindi non ritenevo giusto parlarne, nonostante ciò. Nonostante io non sia interno a questa vicenda, ovviamente mi sono preso un bel cumulo di merda essendo mia moglie e quindi sono stato additato come truffatore. Tutto ciò che faccio è stato definito, tutto ciò che faccio nel mondo della charity con la mia fondazione è stato definito opaco, fumoso. Ecco, ci tengo innanzitutto a dire che sono due cose differenti. Io lo so che ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie, è una donna indipendente, fa le sue cose e io sono io. Io ho una fondazione che tra parentesi ha un bilancio sociale che è pubblico, totalmente trasparente e quindi rimango abbastanza perplesso che si metta in discussione tutto ciò che ho fatto nel mondo della charity, ma voglio proprio entrare nel merito di questa cosa perché non mi sta proprio bene. Evento alquanto singolare è che pochi minuti fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco della sua fantastica festa del partito, abbia deciso di salire sul palco e di parlare delle priorità del paese. E quindi avrà parlato della disoccupazione giovanile? Ah, no. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col culo e che non hanno ancora finito? No. Ha parlato della pressione fiscale del paese? No. Ha deciso di dire, diffidate dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro Presidente del Consiglio. Diffidate dalle persone che stanno sul web. Il che mi fa pensare che questo avvenimento sia stato in qualche modo attenzionato dalla politica, perché è prioritario per il nostro Presidente del Consiglio. Mi fa sorridere che un politico dica diffidate dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro Presidente del Consiglio. Diffidate dalle persone che stanno sul web. Il che mi fa pensare che questo avvenimento sia stato in qualche modo attenzionato dalla politica, perché è prioritario per il nostro Presidente del Consiglio. Mi fa sorridere che un politico dica diffidate dalle persone che lavorano sul web, quando noi dovremmo diffidare da voi politici, per tutto lo storico e il pregresso, diciamo, a cui ci avete abituato. E visto che bisognerebbe diffidare da noi, in particolare credo da me e da mia moglie, le voglio elencare un paio di cose in cui noi abbiamo fatto qualcosa e in cui lo Stato non ha fatto praticamente nulla. Piccolo esempio, durante la pandemia, io e mia moglie abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito in 10 giorni una terapia intensiva da 150 posti letto che ha salvato delle vite seduta stante. Sapete il governo e la regione Lombardia quanto ha speso per costruire la stessa terapia intensiva con gli stessi posti letto, entrata in funzione una miriade di mesi dopo, 10 milioni di euro per curare forse un terzo, un quarto, un decimo delle persone che abbiamo curato noi. E voi dovreste diffidare da noi e non il contrario? Le ricordo un'altra cosa. Durante la pandemia, sempre, c'è stata una categoria, che erano le maestranze dei lavoratori dello spettacolo, che sono state completamente dimenticate dallo Stato, a cui non è stato dato un aiuto. Uno, che sia uno. Lo sa quanti soldi aveva raccolto il MIBACT, il fondo del Ministero dei Beni Culturali per i lavoratori dello spettacolo in un anno? €500.000. Lo sa quanto io, da solo, chiuso 10 giorni in casa, giorno e notte, ho raccolto in 10 giorni? 3 milioni di euro. Sa quanti soldi ho raccolto in un anno? 7 milioni di euro. Che ho distribuito insieme al CESBI per dare da mangiare a famiglie che non avevano più lavoro. E lei dovrebbe diffidare da me? Voi dove eravate? E poi vogliamo diffidare veramente della rete? Quando il suo governo, da gennaio 2023, doveva fare dei decreti attuativi sul bonus psicologo e per farli ci sono volute 300.000 persone che vi mettessero il pepino al culetto
E dopo che quelle 300.000 persone hanno firmato una petizione, guarda un po', il ministro ha sbloccato il bonus psicologo. E voi dovreste diffidare da questa cosa qua? A me sembra che ogni tanto vi serva come promemoria per darvi una svegliata, quando serve. E ovviamente non è mia intenzione sottrarmi dall'elefante nella stanza. Mia moglie impugnerà ciò che è stato detto nelle sedi opportune, si difenderà, anche perché mia moglie, a differenza delle persone che compongono il suo partito, non ha potuto beneficiare dell'immunità parlamentare come la onorevole Santanchè e quindi pagherà se dovrà pagare e si difenderà perché si deve difendere. Voi invece avete, diciamo, questo poterino in più. Ma magari, se la Santanchè non avesse avuto l'immunità parlamentare, forse oggi da quel palco avrebbe detto: diffidate di noi stessi.